Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo. Vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Sotto in descrizione vi lascio il mio indirizzo email nel caso aveste bisogno di contattarmi e c'è anche il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di grazie, wow! 2 bellissime carte, cari amici dell'Acquario. Abbiamo il Matto e abbiamo l'Imperatore. Quindi sento fortemente che per molti di voi si parla di un inizio di una nuova stabilità. C'è qualcuno probabilmente che con questo Matto, o ha fatto una scelta o sta facendo o sta per fare insomma, una scelta che porterà comunque verso quello che è l'imperatore, che porterà verso quello che è una nuova stabilità, una nuova sicurezza, mi verrebbe da dire. Per qualcuno potrebbe essere un trasferimento, okay, e per qualcuno potrebbe anche semplicemente essere il buttarsi in qualche situazione, magari di tipo lavorativo, magari per qualcuno è qualche situazione nuova. Guardate, è uscito l'imperatore un'altra volta. Allora, 9 di coppe, poi abbiamo l'imperatore. Quindi in effetti sento con questo 9 di coppe che si parte da quella che è una situazione di appagamento. Probabilmente per molti la scelta è appena stata fatta, perché comunque avete la carta dell'imperatore anche è uscita un'altra carta, anche qui. Quindi cavaliere di coppe, quindi sento che in questo momento vi sentite ben nel vostro potere personale. Siete comunque in una posizione, diciamo così, di solidità, siete in una posizione di stabilità e nessuno dice che, ve l'abbiano regalata, questa posizione, cioè nel senso che comunque la torre e il 3 di spade, nel senso che comunque ve la siete sudata, avete lavorato per arrivare dove siete arrivati adesso, okay? Il cavaliere di coppe mi parla di quello che potrebbe essere una persona all'interno della vostra vita o più semplicemente magari qualcuno che voi vorreste nella vostra vita, okay? Qui sento come se ci fosse un qualche tipo di, se vogliamo, offerta che si sta aspettando di ricevere o di fare, perché il cavaliere di coppe porta sempre questa coppa, no, tende sempre a venire per fare un'offerta. La torre, abbiamo qui la torre che mi parla di momenti di cambiamento. La torre normalmente parla di quello che è una caduta dell'ego, e potrebbe tranquillamente essere che, diciamo, questo matto, questo inizio di nuovo percorso arrivi dopo quello che è il momento torre, se vogliamo. I momenti torre sono momenti che destabilizzano parecchio, sono magari cambiamenti che non sono scelti da noi, che non si volevano, però comunque anche questi sono cambiamenti che servono per far crescere la nostra anima, sono cambiamenti che arrivano per destino, perché probabilmente noi non eravamo più in grado di crescere in quella determinata posizione, quindi arriva l'universo, ci tira 2 schiaffi in faccia e dice: "No, di lì no, non hai ancora capito, se non lo capisci tu te lo faccio capire io", no, ed è un po' questa l'energia della torre. È chiaro che poi dopo una torre c'è quello che è una sofferenza, che è quello di cui mi parla il 3 di spade. Quindi qui sento che a qualcuno crolla proprio quello che è un mito, se vogliamo, o semplicemente, visto che la torre parla di crollo dell'ego, c'è qualcuno che, potrebbe essere che grazie a questa torre si ridimensioni un pochettino. È chiaro, non senza dolore perché, vi ripeto, la torre porta sempre questi, non mi piace chiamarli traumi perché, se li chiamiamo così gli diamo una connotazione negativa, però cambiamenti importanti, cambiamenti determinanti, okay? E quindi è anche naturale che ci sia questo 3 di spade che parla comunque di un qualche tipo di sofferenza che voi avete dentro, che probabilmente non riuscirete, diciamo così, a lavorare troppo in fretta. C'è qualche cosa che comunque vi darà questo tipo di sofferenza. Abbiamo poi comunque il fante di coppe
Ecco, se questo cavaliere di coppe dovesse essere una persona, un collega, un fidanzato, un amico, okay, con il quale voi vorreste o voleste, insomma vorrete, appianare le cose, okay, perché magari c'è già stata questo tipo di torre con questa persona, sento che con l'infante di coppe potrebbe esserci un qualche tipo di ritorno, okay, perché il fante di coppe parla di qualcuno che viene anche lì a fare un'offerta, però se questa è un'offerta del: "Okay, iniziamo qualcosa insieme", questa è un'offerta del tipo: "Okay, mi dispiace di quello che ho fatto, riconsidera quello che è la nostra relazione, quello che potrebbe essere un contratto se si tratta di una stesa di lavoro", okay? È un po' come se arrivasse con la coda in mezzo alle gambe, mi verrebbe da dire. E poi abbiamo la luna alla fine della stesa. È una carta bellissima, però fate attenzione perché la luna parla di quelle che sono le proiezioni, okay, quindi, la luna è un satellite che brucia, che brilla di luce riflessa, di conseguenza vi sta mettendo un pochettino in guardia su quelle che sono le vostre proiezioni personali inerente a questa situazione o a questa persona. Andiamo a vedere adesso nello specifico di che cosa si tratta. Allora, spiegatemi il 9 di coppe per piacere, grazie. Il 9 di coppe è spiegato da un asso di coppe, da un 6 di spade e di nuovo dalla luna. Quindi anche qui, se adesso siete in questo periodo, arrivate da quello che è un periodo di appagamento, l'asso parla di quello che è un nuovo inizio, sia a livello romantico, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere la nascita di un bambino, okay, però io qui sento che c'è qualcuno che si deve allontanare da un qualche tipo di proiezione, come già vi dicevo qua, okay, perché c'è la luna. Sento anche che potrebbe esserci che c'è qualcuno che stia nascondendo qualche cosa, non perché voglia volutamente nascondervi qualche cosa, ma perché molto più probabilmente non è consapevole. La luna parla di subconscio, parla di sogni e giustamente il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto. Però c'è qui un 6 di spade che mi dice: "Fate attenzione, allontanatevi da qualcosa, dovete è diciamo dietro l'asso di coppe, quindi mi verrebbe da dire fate attenzione a quelli che sono, le nuove offerte, le nuove così valutate, okay, non vi fate incantare troppo dalle parole, mi verrebbe da dire. Allora andiamo a vedere l'imperatore che avete ben già 2 volte nella vostra stesa, abbiamo un 2 di pentacoli al contrario, abbiamo la carta del mondo, abbiamo un asso di spade e un 4 di coppe. Sì, per certi versi, è vero che c'è questo imperatore, vi sentite in quello che è il vostro pieno, se vogliamo, potere, ma perché sento che è una situazione nuova quella in cui siete e non vi siete ancora, diciamo così, tra virgolette, "resi conto bene" di quelle che sono anche le responsabilità probabilmente che avete. È cambiato un po' probabilmente tutto il vostro mondo esteriore, per qualcuno si parla di quello che è magari il fare uno spostamento, fare un viaggio con la carta del mondo. Però sì, quello che sento è che avete, le idee chiare in testa, okay, ripeto, c'è forse da fare un pochettino di attenzione a quello che sono le, proiezioni, però io sento che voi avete già in testa il vostro, diciamo così, tra virgolette, "piano d'attacco". Non c'è più quella sorta di instabilità che magari avevate prima. Guardate un'altra volta il 9 di coppe e il 10 di bastoni al contrario. Vi giuro che il mazzo è dritto, eh. Okay, allora il cavaliere di coppe, io sento che in questa zona, diciamo così, della lettura, è un po' come se ci fosse, allora, per un gruppo piccolo sento che tutto questo parla di una nuova stabilità, di un qualche tipo di relazione che ci si è lasciati indietro, che in realtà non ci si riesce a lasciare indietro, okay, perché comunque il 9 di coppe qui è il contrario, quindi mi parla di quello che non è un desiderio compiuto, okay, se magari all'inizio, diciamo, della stesa poteva essere così, poteva sembrare così, diciamo che magari man mano che passa il tempo, man mano che passano i giorni, che passa questo periodo, vi rendete conto che forse poi tanto così sogno non era. Il 10 di bastoni fa riferimento a quello che sono le responsabilità, le preoccupazioni, le aspettative degli altri che ci si porta dietro e che invece è il caso di
lasciarsi alle spalle. La torre spiegata da un re di pentacoli al contrario, e vediamo che altro. Wow, e da un re di coppe. Allora, per certi versi, questa torre sento che destabilizza quello che è la vostra, se vogliamo, stabilità, per quello probabilmente che abbiamo l'imperatore qui, perché c'è proprio quel lavoro lì da fare, okay, perché comunque è vero, li io lo sento come una carta di stabilità perché è quello che rappresenta, però vedendo anche queste carte qui, c'è una sorta di cambiamento con questo mondo che bisogna fare, trasloco, trasferimento, e con l'asso di spade c'è qualche cosa da dover tagliare, okay? Non aspettatevi l'aiuto di nessuno, fate voi le vostre scelte. E avendo poi anche queste 2 carte qui, è un po' come se sentissi che quello che qui sembrava un sogno, qua non lo è già più tanto, anzi, probabilmente ci sono delle responsabilità e dei pesi che vi portate dietro e qui, con questa torre, sento che molto probabilmente quello che casca sono le certezze da un punto di vista pratico, da un punto di vista concreto. Potrebbe anche essere da un punto di vista monetario, quindi che non ci si senta poi così stabili da un punto di vista monetario, però sì da un punto di vista spirituale, emotivo. Sento che, ma sì, perché comunque avete anche il 2 di pentacoli al contrario, quindi è proprio il cercare l'equilibrio e il bilanciamento tra questi 2 aspetti, che probabilmente è quello che adesso non c'è con questa torre. Andiamo a vedere allora il 3 di spade spiegato da un 4 di pentacoli e dalla stella. Sì, io sento che c'è un qualche tipo di sogno, dal quale non vi staccate. Probabilmente qualcuno, che era coinvolto in questo sogno, potrebbe essere, che appunto vi abbia fatto star male o se non ci fosse nessuno e semplicemente magari fosse un progetto di lavoro che non è andato a buon fine, sento comunque che ci state rimanendo male e per certi versi siete ancora attaccati a questo sogno, desiderate ancora quella roba lì, cioè, ce l'avete ancora in testa. Avete ancora quel tipo di speranza di raggiungere quel tipo di sogno, sento io. Andiamo a vedere. Okay, allora il fante di coppe è spiegato da un eremita e da un asso di denari. Allora l'eremita è una carta di una persona spirituale, di una persona che fa un viaggio per ricercare quello che è la propria verità, mentre l'asso di denari è una carta di un nuovo inizio. Vi ricordo che anche qui avevate l'asso di coppe, però le coppe sono sempre riferite un po' più a quello che è il lato emotivo, i denari a quello che è proprio il lato cash, al lato pratico diciamo. Quindi io qui sento che qualcuno con questo fante di coppe spera o vorrebbe o comunque quello che diciamo l'energia, ecco, se vogliamo, che sta arrivando è proprio quella di una persona, se vogliamo sola, che propone con questo fante di coppe quello che è un nuovo inizio di tipo concreto, okay? L'eremita è comunque un personaggio con un certo livello spirituale, ha fatto il suo percorso, ehm, ha la barba, quindi è una persona di tipo saggio, quindi è come se passato un certo tipo di periodo ci fosse questa saggezza, se vogliamo, acquisita per questo nuovo inizio, per questa nuova via. Andiamo a vedere la luna, per piacere, grazie, per gli amici dell'acquario. Abbiamo un bellissimo 10 di coppe e un 9 di bastoni. Allora, la luna in questo caso sento che fa riferimento a quelli che sono i sogni, se vogliamo, il sogno di avere una famiglia felice, il sogno di essere appagati a livello emotivo, a anche se comunque abbiamo un 9 di bastoni che mi parla di quello che è ancora la paura di essere feriti, come queste 2 carte che dice qui. Però, come dico sempre, l'energia dell'amore è un'energia che guarisce, è un'energia che cura. Quindi quello che sento io è con la luna imparate ad ascoltare quello che è il vostro istinto, quello che è il vostro intuito, okay, che di solito non sbaglia mai. È la mente che mente, però di solito l'intuito non sbaglia mai. La fine del periodo comunque vedo che sarà un periodo di introspezione per voi, dove comunque riuscirete a trovare con questo 10 di coppe quello che è una sorta di appagamento emotivo. È un po' come se trovaste il vostro perché. È come se riusciste a capire appunto,
il perché di tante cose. La luna parla anche di cose nascoste, quindi parla anche di quel lato del subconscio che viene a galla ed essendoci anche un 9 di, bastoni, sento che potrebbe fare riferimento a quelle che sono le paure, diciamo così, nascoste, che sono un po' quelle che avete anche a inizio lettura, perché la luna ce l'avete anche a inizio lettura. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con gli arcani di Osho. Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ringrazio per il supporto che mi date e se volete continuare a supportarmi potete mettere un like, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, commentare e condividere. Bene, 2 carte per gli amici dell'acquario, per piacere, grazie. Okay, no, non si è girata. Ah, eccola qua. Allora abbiamo wow, creatività, schizofrenia e questa che era uscita in mezzo, il matto. Wow. Quindi sento che quello di cui siete consapevoli è la vostra capacità creativa. Questa è la carta dell'imperatrice, quindi parla di abbondanza, parla di creatività, parla di bellezza, parla di espansione, parla di nuovi progetti. Io so che voi sapete che avete questa potenzialità, se vogliamo, che avete questa fonte di energia da esprimere, e probabilmente è quello che un po', diciamo, state cercando di fare a inizio lettura. Quello che un po' vi frega è questa sorta di questo è un 2 di spade, questa sorta di ambivalenza, se vogliamo. Vado di qui o vado di là, faccio così o faccio cosà, e se fosse così, e se fosse respirate, trovate il vostro centro e letteralmente fate come dice il matto, buttatevi. Arriva un certo punto della vita dove chiedersi: "Se faccio così, se faccio cosà, se" non serve più a niente, perché lo ve lo siete chiesti talmente tante volte, okay, ve lo siete sento che è un po' legato al discorso della luna, perché questo rappresenta l'inconscio, quello che non vedete e sia il 2 di spade che la luna parlano di quello che è il mondo interiore. Quindi io sento che avete come se fosse una divisione tra quello che potrebbe essere la vostra ragione e la mente, diciamo così, e il cuore, cioè la testa vi dice di andare da una parte, il cuore vi dice di andare dall'altra e ad un certo punto quello che vi consigliano le carte è di avere fiducia, di buttarsi, di fare il salto di fede. Vi ricordo che ce l'avete anche qui, è un po' come se le carte vi dicessero: "Per riuscire a trovare questa tua stabilità, sia a livello concreto, sia a livello mentale, sia a livello spirituale piuttosto che emotivo, bisogna a un certo punto fare un salto di fede, fare il salto, buttarsi e avere fiducia che nella vita andrà bene, andrà meglio insomma." Bene, amici del Capricorno, scusate dell'Acquario. E chissà perché ho detto Capricorno, magari qualcuno sta avendo qualche tipo di relazione o di interazione con un Capricorno. È una stesa interessante, avrà il suo momento, diciamo così, di défaillance, però ecco, sento che alla fine tra la stella e la luna ci sarà quello che è proprio un lavoro per ritrovare la vostra stabilità interiore. Andiamo a vedere okay, sono già uscite 2 carte da parte delle fatine, una caduta, adesso la raccolgo. Allora, la prima è gratitudine, quindi è un po' come se le carte vi dicessero: "Okay, sei in questa fase, probabilmente non è ancora la tua stabilità ben definita, però comunque un qualche cosa c'è." Vi ricordo che voi iniziate con un imperatore, quindi se anche magari è una stabilità che non vedete piena al 100%, una sorta di stabilità, per poca che sia, per minima che sia, però ce l'avete. Quindi ringraziate, diciamo, per quello che già avete. La seconda carta è sostegno, quindi sento che qui o voi dovrete aiutare qualcuno o qualcuno sarà d'aiuto per voi, sarà di sostegno per voi in questo tipo di percorso, in questo tipo di situazione o di relazione. Bene, cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che davvero la lettura vi possa essere stata utile, insomma, che vi abbia fatto capire magari cose diverse da quelle che già sapevate. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.